Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti quest'oggi analisi di Udinese-Napoli e voi mi direte, e tu mo vieni? Purtroppo per problemi dentali ancora presenti e con dolori che non avevo mai vissuto in vita mia a livello dentistico, mettiamola così, ho dovuto comunque alzare bandiera bianca per questo paio di giorni. Approfitto di questo momento dove sono imbottito di antinfiammatori per poter fare una chiacchiera e tornare su Udinese-Napoli. Ci sono delle pagelle da rivedere per quanto riguarda gli addetti ai lavori, perché numeri alla mano non ci siamo tantissimo sulle pagelle che sono state fatte dopo appunto la partita con l'Udinese. Rivivremo un attimo il match in corto che voi avrete già visto e vi dirò la mia. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, condividete questo video perché anche in questo periodo dove non riesco o non sono riuscito a caricare un contenuto giornaliero come ho sempre fatto, serve il vostro aiuto e la vostra condivisione. Andiamo per gradi. La partita ovviamente parte dal secondo tempo, primo tempo apatico e noioso, uno dei primi tempi più noiosi da inizio anno, anche se ce ne sono stati tanti. Nel secondo tempo, al primo cross decente messo sulla testa di Osimhen, passiamo in vantaggio, anche se in area di rigore continuiamo a non riempire l'area, continuiamo a non attaccare con i centrocampisti a ridosso della punta, non riempiamo comunque gli 11 metri come si deve, si trova sempre solo Osimhen. È andata bene, palla al nigeriano, 1-0. Prerogativa del Napoli questa di non riuscire a riempire l'area come si deve, ma è da settembre ad oggi. È tutto l'anno, diciamo, tutto questo campionato che il Napoli non riesce a farlo come si deve. Altra prerogativa che si ripresenta tutte le volte, il Napoli mette la palla nel sacco, va in vantaggio oppure pareggia la partita, tira subito i remi in barca e si abbassa inevitabilmente dando campo alla squadra avversaria. Subito dopo il gol Meret ci tiene in partita per ben due volte, due parate e diamo campo all'Udinese. E quello è stato il segnale che mi ha fatto poi pensare, vabbè, finirà come la classica partita col Cagliari, il Torino, eccetera. Tanto è vero che prendiamo gol oltre il 90esimo. Sul gol le colpe non sono tutte di Ostigard, secondo me. Andando a rivedere l'azione, Anghissà ritarda l'uscita sul centrocampista che fa il cross. Olivera messo al posto di Mario Rui perché dovrebbe darti copertura difensiva maggiore, non salta per la spizzata verso il centro. Ostigard in tutto il decorso dell'azione ha due avversari addosso, quindi siamo in inferiorità numerica sulla linea difensiva. Né Rachmani né Di Lorenzo né tantomeno Anghissà ravvedono la situazione di pericolo e cercano di riparare. L'unico che vorrebbe metterci una pezza ma era lontano dall'azione, aveva letto tutto bene, era Lobot, che tanto è vero che si arrabbia insieme a Meret quando abbiamo preso il gol. Poi se vogliamo trovare il capro espiatorio e diciamo che Ostigad è stato colui che ha fatto l'errore e al limite ha lasciato il diretto avversario, fatelo pure, ma l'azione è comunque un disastro difensivo corale tra centrocampo e appunto centrali di difesa e terzini. Perché vi parlavo delle pagelle? Perché le pagelle di Radio Kiss Kiss non è che non mi piacciono, ma non sono d'accordo, o meglio vorrei capire i criteri. Vi metto questa schermata qui e cominciamo. Allora, Lindstrom e Politano, 5,5 Lindstrom sulle pagelle di Radio Kiss Kiss, 6,5 Politano. Un punto di differenza secondo me non può essere dato solo per l'assist, perché se guardiamo i numeri che avete qui in sovrimpressione, dove Lindstrom alla fine in molte cose ha fatto anche meglio di Politano, vediamo tra precisione passaggi, tre passaggi chiave a due, nei dribbling riusciti e tentati, ci sono numeri che diciamo sono quasi alla pari o superiori a quelli di Matteo, quindi un punto di differenza secondo me non è giusto. Dai il 5,5 all'Instrom perché non è sufficiente la partita, d'accordissimo, però Politano allora si prende un 6 massimo, massimo un 6 perché poi non ci sono situazioni dove si può dire che Politano abbia
abbia fatto una partita totalmente superiore a quella dell'esterno a sinistra. Ecco, la prima cosa sulla quale non sono d'accordo. Ci sono altri paragoni, eccoli qua, Cajuste ed Anghissà, tutte e due 6 per Kiskis Napoli. Per me è un 4,5 ad Anghissà e il 6 a Cajuste, ci sta tutto. Anghissà andava sostituito, per quanto mi riguarda, al 45esimo. Anghissà quest'anno è l'uomo del centrocampo che ha più discontinuità. Se la vuole giocare diventa un valore aggiunto, ma se non c'è voglia giochiamo così, sia con un uomo in meno e poi rischi di prendere imbarcate dovunque, perché il lavoro che ti fa poi il ruolo di Anghissà in un 4-3 tra copertura e rilegare attacco, centrocampo e difesa, se non viene fatto dai campo all'avversario, dai spazio all'avversario, gli offri quasi mezza fascia sinistra, in questo caso dell'avversario, sulla nostra destra. Quindi non sono d'accordo su questo 6 sufficiente ad Anghissà, assolutamente no. 4,5 ad Anghissà e 6 a Cajusto, che lo vediamo qui, un passaggio chiave, 3 cross, 0 riusciti, ovviamente Anghissà non ne fa nemmeno uno, 2 palle su 2 riuscite, una palla su 1, Anghissà 2 palle lunghe, un tiro in porta a 0 a favore di Cajusto, un tiro bloccato a 0 a favore di Cajusto, 5 su 5 dribbling riusciti, Anghissà non dribbla assolutamente nessuno, 11 contrasti, 8 vinti per Cajusto, 6 contrasti, 1 vinto per Anghissà. Quindi già questo per me è troppo per poterli mettere sullo stesso piano e dargli lo stesso voto. Comunque andrò più avanti a studiare qualche criterio per fare le pagelle, perché non lo capisco questo criterio, ma andiamo avanti perché ci sono le altre coppie, le coppie che scoppiano, eccole qua, Rachmani e Ostikar. Ostikar è stato trattato ovviamente malissimo in pagella, perché il gol gli viene sindacato quasi solo a lui. 5,5 Ostikar e 6 Rachmani per Kiskis Napoli. Andiamo a vedere un attimo i numeri, li prendo anche io e voi li avete in sovraimpressione. Eccoli qua. 3 salvataggi a 1 in favore del norvegese, un tiro bloccato a 0 in favore di Rachmani, 0 intercetti alla pari, un contrasto a 2 in favore di Rachmani, un dribbling riuscito a 0 in favore di Rachmani, 110 tocchi del pallone per Ostikar, maggiore di Rachmani, migliore precisione nei passaggi, 0 passaggi chiave per tutte e due, 0 cross, 11 palle lunghe, 7 riuscite per Ostikard, 10 palle lunghe, 6 riuscite, quindi meglio il norvegese. 2 su 2 contrasti vinti a terra, 3 e 2 vinti per Rachmani, 5 duelli aerei, 4 vinti da Ostikard, 2 duelli aerei, 1 vinto da Rachmani, maggiore ovviamente Ostikard di testa, lo sappiamo, che lo disse anche Spalletti, le prende quasi tutte, anche se in area di rigore anche lui quest'anno sta peccando per quanto riguarda le palle aeree. Tiri bloccati 1-0, dribbling tentati riusciti 1 su 1 e 0 su 0. Quindi siamo sulla stessa linea. Per me, se date il 5,5 ad Ostikard perché gli sindacate il gol preso, quell'azione va letta nel complesso. Quindi per me 5,5 a Ostikard, 5,5 pure a Rachmani. Anzi, per me 5 a Ostikard, 5 a Rachmani. Non sono prestazioni da 5,5 per quanto mi riguarda. Altra coppia che scoppia è l'ultima, perché poi Lobotka e Osimhen per me sono stati le sufficienze di questo Napoli in questa partita con l'Udinese. Osimhen, senza che ne parliamo, si arrabbia con se stesso, con la squadra, quando non riesce a vincere, dà tutto in campo, e Lobotka è l'unico che cerca di arginare la non presenza di Anghissà in questo caso, in questo match, e di alzare quel tasso tecnico che manca quando gioca Cajuste e non hai la mezzala tecnica di riferimento. Voti di Kiskis Napoli per Olivera e Di Lorenzo, li andiamo a recuperare subito, eccoli qua. 6 ad Olivera, 6,5 a Di Lorenzo. Allora, per me, guardando già la partita, non è né sufficiente Olivera e né tantomeno lo è Di Lorenzo.
Poi ditemi ciò che volete, sarò forse troppo critico, ma io ho rivisto la partita per ben 2 volte. Non mi sembra assolutamente una prestazione sufficiente dei due terzini. Un salvataggio a 2 in favore di Di Lorenzo, 0 tiri bloccati alla pari, un intercetto a 0 in favore di Olivera, 3 contrasti a 2 in favore di Olivera, un dribbling riuscito a 0 in favore di Di Lorenzo, 108 tocchi del pallone per Olivera. Olivera ha anche una maggiore percentuale di precisione dei passaggi. Diciamo che il Napoli per certi versi ha gestito il pallone forse più sulla sinistra. Per quanto riguarda questa statistica ci può anche stare. 9 contrasti a terra, 6 vinti per Olivera, 8 contrasti e 5 vinti per Di Lorenzo, 3 duelli aerei, 1 vinto e 0 duelli aerei per Di Lorenzo, 14 possessi persi. Questa è una statistica che è una prerogativa in tutti i numeri che vi ho messo in sovraimpressione. Tutti i calciatori del Napoli da 8 a 14 a 10 a 12 hanno perso possesso tutti quanti. 14 possessi persi per Oliveira, 13 possessi persi, perché poi Di Lorenzo non è che ne abbia persi 2 in questo caso, sono troppi. Infatti l'abbiamo visto in fase di impostazione dal basso, comunque siamo poco precisi e basta un passaggio sbagliato e calibrato male che mandi la squadra avversaria in porta, o devi comunque stringerti tra le linee per cercare di arginare poi la scorribanda avversaria. 3 dribbling tentati e 1 riuscito per Olivera, un dribbling tentato e riuscito pure per Di Lorenzo. Per me sono sullo stesso piano quasi per quanto riguarda anche questi numeri, ma non ci può stare né il mezzo voto di differenza e né tantomeno la sufficienza. Quindi per me è un 5,5 a tutti e due, che poi non arriva nemmeno al 5,5 per quanto mi riguarda. Potrebbe essere anche un 5 a tutte e due per tutta la linea difensiva, che va assolutamente rivista, ma non solo, va rivista diciamo tutta la fase difensiva nel complesso, con l'apporto poi dei centrocampisti sia in fase di non possesso e ripiegamento, sia in fase di possesso e in avanzamento verso la porta avversaria. Queste erano le cose che volevo condividere con voi. Poi i subentrati dalla panchina, manco a parlarne, senza voto tutti e tre, e do un'insufficienza, l'ennesima insufficienza a Calzona, perché non si può cambiare dopo il 70° con 5 cambi disponibili. È vero che avevi poca qualità in panchina, Kvaratskhelia e Raspadori erano comunque fuori dal match perché erano infortunati o affaticati, mettetela come volete, però visto quell'Anghissà io il cambio l'avrei fatto. Anghissà Traoré con Cajusto spostato al posto di Anghissà, e mettevi Traoré dall'altra parte che al limite si trovava molto meglio. Giusto il cambio Lindstrom Gong comunque diciamo che quando entra quel brio e quel pizzico di impertinenza può far bene e può dare tanto al Napoli, calciatore che teniamo comunque, credo, per il Napoli del futuro, e che a me non dispiace assolutamente. Fatemi sapere la vostra nel commento, ragazzi, restate sintonizzati. Vi chiedo ancora scusa per questa assenza di questo paio di giorni, ma man mano che passano appunto le giornate migliora anche il mio stato di salute dentale, e ritorneremo sul pezzo anche con una bella live. La live post partita del Bologna si farà al 100%, perché siamo, mi auguro, in via di guarigione. Restate sintonizzati, sempre Forza Napoli, ciao.